Santa Monica è un gioco da 2 a 4 giocatori, in cui ognuno dovrà costruire orizzontalmente il proprio lungomare partendo da una tessera iniziale, utilizzando strategicamente le carte pubbliche esposte per ottenere più punti degli altri. Nel gioco sono presenti 78 carte caratteristica, ovvero le spiagge e le strade che possono essere costruite nel gioco. 6 tessere caratteristica iniziale, cioè 6 tessere rigide a doppia altezza che i giocatori utilizzeranno come punto iniziale della propria città. 4 tessere dollaro di sabbia. Queste tessere a doppia faccia presentano azioni alternative che i giocatori possono utilizzare pagando il prezzo in dollari di sabbia. 3 tessere obiettivi punteggio, che elencano diversi obiettivi finali per ogni partita. I segnalini persona, che comprendono 30 segnalini gente del posto, che rappresentano i residenti locali della città, 30 segnalini turisti, cioè i visitatori di Santa Monica, e 8 segnalini VIP. Questi segnalini verdi rappresentano i VIP che visiteranno diversi luoghi della tua città. Ogni giocatore ne riceve 1 o 2 all'inizio della partita, come indicato sulla propria tessera caratteristica iniziale. Sono presenti inoltre 28 segnalini impronte, che verranno utilizzati per contrassegnare i luoghi che il VIP ha visitato. 25 dollari di sabbia. Questi segnalini di legno vengono guadagnati durante il gioco e saranno successivamente spesi per eseguire le azioni sulle tessere dollaro di sabbia o guadagnare punti a fine partita. Un segnalino food truck e un segnalino buon gustaio, che si sposteranno sotto le carte esposte e forniranno bonus qualora venga scelta la carta sopra questi. Un segnalino primo giocatore, che ricorderà quale giocatore ha iniziato la partita. 4 moltiplicatori dollaro di sabbia, che possono essere utilizzati se la scorta di dollari di sabbia sta per esaurirsi. 4 carte di epilogo e un blocchetto segnapunti. Le carte caratteristica si dividono in carte spiaggia e carte strada. Le carte spiaggia avranno le icone di risoluzione posizionate nella parte superiore della carta. Quelle strada avranno le suddette posizionate in quella inferiore. Ogni carta può avere dei simboli luogo. Questi simboli servono per attivare alcune opportunità, guadagnare i punti con i VIP a fine partita o risolvere alcuni obiettivi finali. Uno spazio azioni di posizionamento. Queste azioni, come guadagnare segnalini, dollari di sabbia o spostare persone posizionate in precedenza, vanno eseguite appena si posiziona la carta. Uno spazio opportunità di punteggio. Queste icone indicano il punteggio di ciascuna carta alla fine del gioco e il modo per ottenere tali punti. Le opportunità di punteggio più comuni sono le adiacenze, che assegnano punti se la condizione di adiacenza descritta dalla carta viene rispettata. Il giocatore otterrà punti solo una volta, anche se ci sono più carte adiacenti che soddisfano i criteri. E le catene, che assegnano punti quando il giocatore possiede una sequenza adiacente e continua con lo stesso simbolo e con un numero minimo di carte descritto dall'opportunità di punteggio. Inoltre, ogni carta può avere delle attività cerchiate. Questi spazi tratteggiati andranno riempiti con la giusta combinazione di persone entro la fine del gioco. Il simbolo mostra il tipo e l'esatto numero di persone che un cerchio può contenere. Il simbolo multicolore è un jolly che considera tutte e 3 le tipologie di persona. Inoltre, le persone fuori dal cerchio sono considerate non posizionate. Infine, solo sulla tessera caratteristica iniziale è presente un obiettivo unico che permette di guadagnare punti con le impronte posizionate dai VIP durante il gioco. Si mischiano le carte caratteristica e si posizionano al centro del tavolo 2 file di 4 carte a faccia in su. Queste file posteriore e anteriore formano l'esposizione delle carte che possono essere prese durante la partita. Quando un giocatore effettua una normale azione durante il suo turno, può scegliere la carta solo dalla fila anteriore. Il mazzo restante verrà posizionato sopra di esse a faccia in giù. Si scelgono a caso 2 tessere dollaro di sabbia e si posizionano alla sinistra dell'esposizione. Queste saranno le 2 azioni dollaro di sabbia disponibili. Si sceglie, sempre a caso, una delle 3 tessere obiettivi di punteggio e si posiziona alla destra dell'esposizione. Per la prima partita si consiglia l'utilizzo della tessera blu. I segnalini gente del posto, turisti, dollari di sabbia, moltiplicatori e impronte si collocano vicino all'esposizione, in modo che tutti i giocatori possano raggiungerli. Il giocatore che più recentemente ha visitato una spiaggia sarà il primo giocatore e otterrà l'apposito segnalino mantenendone il possesso per tutta la partita.
Si pescano a caso alcune tessere caratteristica iniziale pari al numero di giocatori e si posizionano sul tavolo. Partendo dall'ultimo giocatore in ordine di turno e procedendo in senso antiorario, ogni giocatore sceglie una tessera caratteristica iniziale e la posiziona di fronte a sé. Ogni giocatore quindi ottiene i bonus di posizionamento della tessera iniziale e una carta riepilogo se lo desidera. I VIP verranno posizionati nella parte inferiore della tessera iniziale. L'ultimo giocatore in ordine di turno posiziona il food truck sotto una qualsiasi delle 4 colonne dell'esposizione. Il segnalino buon gustaio viene collocato a 2 spazi di distanza dal food truck. Il primo giocatore inizia la partita che si svolge in senso orario. Durante il proprio turno i giocatori eseguono le azioni nel seguente ordine. In questa fase si sceglie una carta caratteristica dall'esposizione o si utilizza una tessera dollaro di sabbia per acquisire tali carte in un modo diverso. Se viene scelta una carta dalla fila anteriore, posizionata sopra il food truck o al buon gustaio, il giocatore otterrà il bonus di tali segnalini e li muoverà in avanti. Questi bonus non possono essere ottenuti se, invece della normale azione, è stata usata un'azione di una tessera dollaro di sabbia. I segnalini food truck e buon gustaio, dunque, non dovranno essere spostati in avanti. Vedremo nel dettaglio l'utilizzo del food truck e del buon gustaio più avanti nel tutorial. Se un giocatore decide di utilizzare una tessera dollaro di sabbia al posto della normale azione, ne paga il costo in dollari di sabbia ed esegue le azioni descritte sulla tessera. Se l'azione dollaro di sabbia consente lo spostamento o la rimozione di segnalini persona, tale azione deve essere eseguita nella fase successiva di posizionamento. Alcune azioni dollaro di sabbia permettono di selezionare 2 carte caratteristica. Queste vengono successivamente posizionate nella città dal giocatore di turno nell'ordine che preferisce. Altre azioni dollaro di sabbia permettono di scambiare la posizione di 2 carte caratteristica della propria città. Questo deve essere fatto solo dopo aver posizionato la carta scelta nel turno. Inoltre, se ci sono persone o impronte su una o tutte e 2 le carte scambiate, questi segnalini verranno spostati insieme alla loro carta. L'azione di posizionamento sulla carta caratteristica collocata può mostrare simboli che aggiungeranno persone alla città, faranno ottenere dollari di sabbia al giocatore o permetteranno lo spostamento di persone posizionate nel turno attuale o nei precedenti. L'azione che aggiunge persone alla propria città è obbligatoria, mentre lo spostamento è facoltativo. Le persone possono spostarsi solo orizzontalmente o verticalmente, non in diagonale. Lo spostamento indica un determinato numero di una certa tipologia di persone e un numero di movimento che indica di quanti spazi si può muovere una persona. Ogni carta caratteristica conta come uno spazio, mentre la tessera caratteristica iniziale conta come 2, strada e spiaggia. Le persone non possono spostarsi su spazi vuoti. Inoltre le attività cerchiate non contano come spazio separato sulla carta. Se una o più persone sono presenti sulla carta, il giocatore può, dunque, aggiungere e rimuovere persone dal cerchio in qualsiasi momento, sempre però rispettandone i criteri. Il simbolo multicolore non può essere usato per muovere il buon gustaio. Se il giocatore di turno sposta un segnalino VIP, potrebbe essere in grado di aggiungere uno o più segnalini impronta sulla carta su cui si trova. Egli deve, quindi, controllare l'obiettivo della tessera iniziale ed eventualmente collocare le impronte. Queste potranno essere collocate solo la prima volta che il VIP visiterà la suddetta carta. Se il VIP è in visita su una carta che possiede entrambi i simboli luogo dell'obiettivo della tessera iniziale, il giocatore collocherà 2 impronte invece di una. Se il VIP inizia il gioco su una tessera iniziale che possiede un simbolo luogo dell'obiettivo, il giocatore collocherà immediatamente un'impronta sulla suddetta tessera nella parte inferiore. A fine partita ogni giocatore otterrà un punto per ogni impronta collezionata. Se il giocatore di turno ha eseguito una normale azione pescando una carta caratteristica posizionata sopra il food truck, egli ottiene un dollaro di sabbia dalla riserva e fa avanzare il segnalino di uno spazio. Se invece pesca una carta posizionata sopra il buon gustaio, potrà effettuare un singolo spostamento di uno spazio con qualunque persona della sua città, spostando sempre il relativo segnalino una carta avanti.
Se il giocatore pesca una carta posizionata sopra entrambi i segnalini rosa, può decidere di effettuare entrambe le azioni bonus o raddoppiare una delle due, prendendo $2 di sabbia dalla riserva o effettuando 2 spostamenti di uno spazio o un singolo spostamento di 2 spazi con qualunque segnalino persona della sua città. Dopodiché sposta il segnalino food truck 2 carte avanti. Una volta terminate le azioni, bisogna aggiornare l'esposizione, facendo scorrere verso il basso le carte della fila posteriore sopra gli spazi vuoti e riempiendo nuovamente la suddetta fila con nuove carte dal mazzo. Dopodiché il turno passa al giocatore successivo. Quando uno dei giocatori ha posizionato la sua 14ª carta caratteristica, esclusa la tessera iniziale, innesca la fine del gioco. Il turno prosegue fino a quando l'ultimo giocatore di turno non ha terminato il proprio. I giocatori dunque eseguono uno spostamento finale con tutte le loro persone. Ogni turista e VIP può spostarsi di uno spazio, mentre ogni gente del posto può spostarsi fino a 3 spazi. Quando i giocatori avranno terminato i loro spostamenti, ognuno segna i punti della propria città e viene determinato il vincitore. Per determinare il punteggio finale, i giocatori dovranno tenere conto delle attività cerchiate, delle impronte dei VIP, delle opportunità di punteggio e degli obiettivi di punteggio. Le tessere obiettivi di punteggio fanno ottenere o perdere punti ai giocatori a fine partita. Ogni tessera è composta da un bonus onda, un bonus vario e una penalità per le persone che terminano la partita fuori dalle attività cerchiate. Il bonus onda della tessera blu permette ai giocatori di guadagnare 2 punti per ogni onda nel gruppo di onde più lungo della propria città. Se un giocatore possiede 2 gruppi con lo stesso numero di onde, ne considera uno solo. Il bonus vario della tessera blu fa ottenere punti per la catena di carte caratteristica con lo stesso simbolo luogo, onde escluse, adiacenti e continue. Non è necessario avere una carta con il simbolo catena per essere conteggiata. La penalità persona della tessera blu si applica al primo e al secondo giocatore che hanno più persone fuori dalle attività cerchiate. Il primo perde 4 punti, il secondo ne perde 2. Se 2 o più giocatori sono in parità per il numero più alto di persone non collocate, tutti perdono 4 punti e non viene considerata la penalità per il secondo. Il bonus onda della tessera verde permette di ottenere 3 punti per ogni gruppo singolo di una o più onde separato dagli altri. Il bonus vario della tessera verde fa guadagnare punti per ogni catena nella propria città con almeno 3 carte caratteristica con lo stesso simbolo luogo, escluse le onde, adiacenti e continue. Anche qui non è necessario avere una carta con il simbolo catena per essere conteggiata. La penalità persona della tessera verde si applica a tutti i giocatori che hanno una o più persone fuori dalle attività cerchiate. Essi perdono un punto per ogni carta caratteristica della propria città, con una o più persone senza posto. Il bonus onda della tessera arancione fornisce punti diversi per tutti i gruppi di onde del giocatore in base alla loro grandezza. Ogni gruppo con un'onda fa ottenere un punto, ogni gruppo con 2 ne fa ottenere 3, ogni gruppo con 3 ne fa ottenere 6 e infine ogni gruppo con 4 o più onde fa ottenere 10 punti. Il bonus vario della tessera arancione permette di ottenere punti per la catena più lunga continua di coppie adiacenti di carte caratteristica strada e spiaggia. Questa catena può comprendere la tessera iniziale e fornisce un punto per ogni coppia. La penalità persona della tessera arancione fornisce un bonus di un punto per ogni attività cerchiata con all'interno il numero esatto di persone richieste. Tuttavia i giocatori perdono un punto per ogni coppia di segnalini persona non collocati all'interno di un'attività cerchiata. I giocatori devono riempire le file del blocchetto segnapunti e la somma di tutti i bonus determina il punteggio finale. Il giocatore con il maggior numero di punti è il vincitore. In caso di pareggio vince il giocatore con il maggior numero di dollari di sabbia rimanenti. Per dubbi e chiarimenti si consiglia di consultare la sezione finale delle regole di gioco.